Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Visto che il periodo invernale si sta avvicinando, oggi prepareremo un piatto adatto alla stagione fredda. Torneremo infatti in Giappone per preparare uno dei più famosi ramen a livello regionale conosciuti in questo paese. Sto parlando del champon, ovvero una zuppa di noodles con carne e pesce tipica di Nagasaki. Oltre ai 5 grandi famosi ramen giapponesi di cui ho già parlato e di cui ho già preparato le ricette nel mio canale, esistono tantissime varietà a livello regionale che cambiano molto tra loro e spesso utilizzano degli ingredienti tipici di quella zona. Il champon è il ramen tipico, come ho detto, di Nagasaki, questa città a sud del Giappone che, essendo stata in passato un importante porto di sbarco per i commercianti stranieri, è stata molto influenzata dalle culture anche culinarie e quindi degli altri paesi, in particolar modo quella della Cina. Il champon infatti è una zuppa di noodles più che un vero ramen, infatti non comprende, come vedrete, tutti gli step che servono per creare un vero ramen e sarà quindi molto più facile da fare. A differenza di un ramen tradizionale, per esempio, non avrà un tare. Il brodo sarà condito all'inizio per essere pronto poi quando verrà versato sulla scodella e i vari topping saranno molto più semplici da fare, verranno uniti tutti insieme e poi aggiunti per l'appunto nel prodotto finale, nella tazza. Le componenti di questo ramen sono principalmente un brodo paitan, quindi un brodo torbio ottenuto dalla lunga bollitura di carcasse di pollo e ossa di maiale, e da varie guarnizioni che comprendono pesce, carne e verdure. È un ramen molto particolare che potrete assaggiare come specialità nel famosissimo quartiere cinese nella Chinatown di Nagasaki, che è poi il posto dove l'ho mangiato io per la prima volta. Andatevi a vedere il mio video su Nagasaki così vi fate anche un giro nella città. Bene, non ci resta che andare a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per i noodles all'aglio nero avremo bisogno di 150 g di farina di grano duro rimacinata, 75 g di farina 00, 40 g di fecola di patate, un cucchiaino di kansui, 10 spicchi d'aglio nero e 105 ml d'acqua tiepida, la dose per il pasta maker. Per le guarnizioni avremo bisogno di 100 g di cavolo cappuccio, una carota, mezza cipolla, 10 piselli mangiatutto, 5 g di funghi orecchie di Giuda reidratati, 50 g di germogli di soia più 50 g per decorare, 250 g di frutti di mare misti, un pezzo di Naruto da 80 g circa, 4 fette di bacon, un cucchiaio di sakè, un cucchiaino di salsa di soia usukuchi, un cucchiaio di olio di sesamo e sale e pepe quanto basta. Per il brodo cremoso, infine, avremo bisogno di 500 ml di brodo di pollo e maiale. La ricetta e le dosi le troverete nel video Miso Ramen, sempre del canale Gourmet Asian Food, 250 ml di brodo dashi, anche granulare, 50 ml di latte intero, un cucchiaio di sakè, un cucchiaio di salsa di soia usukuchi, un cucchiaino di zucchero di canna, pepe bianco quanto basta e sale quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione dei noodles, la preparazione di tutti gli ingredienti, la preparazione del brodo e per finire l'impiattamento. Prepariamo i noodles. Per prima cosa mettiamo la farina di grano duro rimacinata dentro un recipiente. Aggiungiamo la farina 00, la fecola di patate e con l'ausilio di una frusta mescoliamo bene il tutto. Versiamo ora il mix di farine nella pasta maker e chiudiamo il coperchio. La macchina indicherà che servono 105 ml d'acqua. Dopo aver misurato l'esatto quantitativo di acqua tiepida, aggiungiamo il kansui e diluiamolo mescolando. Versiamo quindi il liquido in un mixer e aggiungiamo l'aglio nero, quindi frulliamo bene il tutto. Filtriamo ora il liquido ottenuto per eliminare eventuali grumi che potrebbero creare problemi alla pasta maker. Accendiamo ora la macchina e versiamo lentamente il liquido in 2 riprese, lasciando che gli ingredienti vengano lavorati per una decina di minuti. Passato questo tempo, aspettiamo che la pasta maker estruda i noodles e tagliamoli quando avranno raggiunto una lunghezza di circa 25 cm.
Una volta fatto, conserviamo i noodles coperti con pellicola alimentare fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo le guarnizioni. Posiamo la carota sul tagliere e con l'utilizzo di un coltello affilato tagliamola in due. Creiamole una base e quindi tagliamola a fettine. Sovrapponiamo le fettine e ricaviamo dei bastoncini. Una volta fatto, riserviamo. Posiamo la mezza cipolla sul tagliere e tagliamola a julienne. Una volta fatto, riserviamo. Tagliamo il cavolo cappuccio a striscioline, giriamole e tagliamole in quadratini. Una volta fatto, riserviamo. Tagliamo velocemente i piselli mangiatutto in due e quindi riserviamoli. Tagliamo finemente a fette diagonali il naruto e riserviamolo. Per finire, tagliamo le fettine di bacon in pezzi grossi e riserviamole. Scaldiamo un wok e aggiungiamo l'olio di sesamo. Una volta caldo, aggiungiamo il bacon e lasciamolo rosolare un minuto, mescolando. Aggiungiamo quindi i frutti di mare e il naruto, ricordandoci di conservarne un po' per guarnizione. Saltiamo bene tutti gli ingredienti, aggiungiamo sale e pepe e mescolandoli cuciniamoli 30 secondi. Aggiungiamo quindi il sakè, la salsa di soia usukuchi e sempre mescolando continuiamo a cuocere altri 30 secondi. Una volta fatto, togliamo gli ingredienti dal fuoco e riserviamoli a parte. Nello stesso wok portiamo a bollore dell'acqua salata. Quando comincia a bollire, aggiungiamo il cavolo cappuccio, la carota, i piselli, la cipolla, i funghi neri e i germogli di soia. Mescoliamo un po' e lasciamo che l'acqua risalga di temperatura. Appena l'acqua ricomincia a bollire, togliamo le nostre verdure e immergiamole in acqua ghiacciata per bloccare la cottura e lasciamo che raffreddino completamente. Una volta fatto, scoliamole bene e riserviamole. Prepariamo il brodo cremoso. Versiamo in una pentola il brodo di pollo e maiale e aggiungiamo il brodo dashi, la salsa di soia usukuchi, il sakè, lo zucchero di canna, il pepe bianco e mescolando con una frusta portiamo a bollore. Quando il brodo comincia a bollire aggiungiamo il latte, il sale e mescolando riportiamo a bollore. Quando il brodo ricomincerà a bollire sarà pronto. Riserviamolo al caldo. Preparerò ora una porzione di champon, quindi userò metà degli ingredienti preparati finora. Portiamo ad ebollizione dell'acqua salata e aggiungiamo 100 g di noodles. Mescolandoli, cuciniamoli un minuto circa. Quindi scoliamoli e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Per prima cosa mettiamo i nostri noodles appena cotti nel fondo di una bella scodella. Aggiungiamo le verdure, la carne e i frutti di mare e ricopriamo il tutto con il nostro delizioso brodo bollente. Per finire, decoriamo con un po' di germogli di soia e 2 piccole fettine di naruto. E il nostro champon è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del champon, questo famoso ramen tipico del sud della città di Nagasaki. Come avete visto, rispetto alle altre ricette tradizionali di ramen, questo è molto più facile da realizzare perché, a parte il brodo che comunque richiede delle ore di cottura, non ha delle lunghe preparazioni, non ha dei lunghi tempi di preparazione, cosa che lo rende molto più veloce e sbrigativo da preparare. Mi raccomando però, quando preparate un brodo per il ramen, soprattutto un brodo Python, quindi toppio, lasciatelo sobbollire a lungo, almeno 6 ore. Un brodo cotto 2 ore non è assolutamente sufficiente per ottenere una base per un buon ramen. Chi dice il contrario ha semplicemente torto. La consistenza che ottiene il brodo con la lunga bollitura è totalmente differente da quella che si ottiene un brodo bollito poco. Provare per credere. Come avete visto nel video ho preparato dei noodles, dei men all'aglio nero, era una prova che volevo fare da tempo ed è riuscita piuttosto bene. È chiaro che non avendo l'aglio nero, perché è un prodotto a parte caro, anche difficile da reperire, potete preparare dei ramen semplici, ok? Col kansui, come per esempio preparo nella mia ricetta del miso ramen, oppure per facilitarvi ancora di più il lavoro potete comprare semplicemente una buona marca di noodles già pronti.
Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo subito, è importantissimo. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io come al solito, la prossima settimana sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!